Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi parlo della mia birra più fortunata del momento, quella che mi ha permesso di raggiungere il terzo posto alla finale del campionato Moby 2023, la Bière de Garde. Per chi ha seguito i miei precedenti video sa di cosa sto parlando. La Bière de Garde è uno stile di birra francese di origine agricola che è stato designato dal Moby per la finale del campionato Homebrewers 2023. Se non l'avete ancora visto, vi invito a guardare la videocotta completa in ogni step. Oggi invece vedremo più da vicino questa birra, come è nata la ricetta e soprattutto le schede tecniche compilate dai giudici al tavolo della finale. Per scrivere la ricetta di questa birra ho dovuto studiare un po'. Tra le mie fonti ho preso spunto dal libro Birre del Belgio volume 2, dove si parla di Bière de Garde e Saison. Qui non troverete una ricetta già pronta, ma si parla di storia, tecniche e materie prime utilizzate dai principali produttori di queste birre. Partendo dai grani, essendo una birra più orientata sulla parte maltata, ho scelto di non usare i classici malti base Pilsner e Pale Ale, ma mi sono orientato su Vienna e Monaco, che sono gli stessi che uso sulla Marzen, ma qui in proporzioni diverse. Molti sono preoccupati di utilizzare solo malti Vienna o Monaco su una birra. Si dice che siano malti meno modificati di un Pilsner e Pale, quindi con un potere enzimatico minore. Ma sulla carta sono malti con un indice di callback ben superiore a 35, quindi si considerano tecnicamente come malti ben modificati e in grado di lavorare bene anche da soli. Nel mio caso, infatti, non ho avuto alcun problema con l'ammostamento. Rispetto alla Marzen, però, sulla Bière de Garde ho scelto di aumentare la percentuale del Monaco e diminuire il Vienna. Ho previsto quindi un 50% di Vienna della Best, con un colore tra 8 e 10 EBC, e un 33% di Monaco, sempre Best, con un EBC tra gli 11 e i 20. Per completare la complessità del malto e arricchire un po' il gusto, ho aggiunto infine un 5% di malto aromatic, che è un malto caramello chiaro, belga, che aggiunge un po' di complessità. E infine un 3% di Cara 200 della Dingemans, che è un malto caramello scuro con EBC di 200. Ne uso la quantità che mi serve per raggiungere un colore ambrato carico rosso. La mia versione di Bière de Garde, infatti, era quella ambré. Quindi siamo arrivati al 91% di fermentabili in grani. La percentuale rimanente verrà aggiunta dopo la tumultuosa sotto forma di destrosio monoidrato, che è uno zucchero semplice, il glucosio, che aiuterà la birra ad aumentare il grado alcolico mantenendo un corpo snello. Come saccarificazione non ho avuto dubbi sulle temperature da mantenere, volendo far lavorare al meglio le beta-amilasi per ottenere un mosto molto fermentescibile, quindi con pochi zuccheri complessi residui, ho optato per un singolo step di 60 minuti a 62 gradi. Ho completato con un mash out di 15 minuti e un fly sparge non troppo prolungato. Ho prolungato la bollitura rispetto alle mie standard da 60 a 90 minuti, sempre per enfatizzare un po' la parte maltata. Dopo i primi minuti ho iniziato con la luppolatura. Per il luppolo la mia prima scelta era il Brewer's Gold, un luppolo da amaro inglese utilizzato da diversi produttori di Bière de Garde. Non avendolo trovato disponibile ho dovuto scegliere altro e non è stato facile trovarne uno con caratteristiche molto simili. Anche se la componente luppolata non è così importante per questo stile e avrei potuto tranquillamente sceglierne un altro da amaro, ho cercato comunque un luppolo dal profilo simile e mi ha aiutato questo tool del sito beermaverick.com, dove potete comparare diversi luppoli e vedere in modo molto semplice il grafico con le intensità aromatiche di vari sentori che il luppolo può dare. Il luppolo che ho scelto è il Northern Brewer, un luppolo da amaro inglese utilizzato anche in Germania per Altbier e Kolsch. Ero indeciso se fare un'unica gettata di amaro o anche una più tardiva in aroma, probabilmente per lo stile può essere sufficiente quella singola in amaro. Ho fatto anche quella tardiva a 15 minuti dalla fine, con queste due gettate sono arrivato a 23 IBU, nella media dello stile, con un rapporto di IBU-GU di 0,35. Non si può definire certamente come una birra luppolata. Completata la cotta rimane il lievito.
Per quanto mi fossi documentato molto sullo stile, ho avuto molto da pensare sulla scelta del lievito. Per una Bierdegard il lievito deve lavorare in modo da ottenere, prima di tutto, una birra non troppo fruttata, o comunque con pochi esteri e zero fenoli. Non deve somigliare ad una Belgian Double, quindi deve mantenere un profilo neutro per mettere in evidenza la parte maltata e deve avere una buona attenuazione, almeno superiore all'80% si consiglia. Un lievito con queste caratteristiche non dico che non esiste, ma sfido veramente a trovarlo in commercio, perché per avere un'attenuazione così alta su lieviti ale bisogna andare su lieviti spesso anche molto fruttati o che producono fenoli. Anche i lieviti saison sono da scartare, perché nonostante siano delle birre storicamente imparentate, in epoca moderna le Bierdegard si sono allontanate dalle saison, quindi niente fenolico e speziato. Oltre ai lieviti ale, queste birre oggi sono fatte anche con lieviti lager, a volte fatti lavorare a temperature un po' più alte. Un'opzione che ho valutato era quella di un lievito lager come il V3470 da far lavorare tra i 14 e i 16 gradi e poi una lunga lagerizzazione. Ho scartato comunque questa opzione perché volevo usare lieviti ad alta fermentazione per fermentare nei tempi che avevo a disposizione e anche per caratterizzare comunque un po' la birra, perché quelle più commerciali fatte con lieviti lager assomigliano troppo a una classica rossa lager da discount, diciamo. Come prima cosa ho guardato se esisteva un lievito specifico e ho visto che la Weist ha in catalogo un lievito liquido con la dicitura Bierdegard, ma risultava irreperibile da qualunque rivenditore. Successivamente ho scoperto che era un'edizione limitata che non viene più riprodotta da anni. Sempre prendendo spunto dal libro che ho citato prima, ho trovato la scelta che poi è stata la mia definitiva. Il 2565 della Weist, un lievito Kolsch. Si tratta di un lievito ale, quindi ad alta fermentazione, dal profilo neutro, che viene utilizzato nelle birre di Colonia. Se fatto fermentare a basse temperature, mantiene un profilo che si avvicina ai lieviti lager, ma con un carattere un po' più evidente. L'unico parametro di questo lievito che non mi convinceva del tutto è quello dell'attenuazione, perché sulla carta arriva al 77%. Oltre alla scelta del lievito Kolsch, un ulteriore elemento di difficoltà per me era la necessità di fare uno starter. Essendo un lievito liquido e avendo preparato 23 litri di mosto con densità di 1,59 a inizio fermentazione, il numero di cellule presenti in busta era assolutamente insufficiente. Era anche il mio secondo starter in assoluto. Fortunatamente è andato tutto liscio. Per la temperatura di fermentazione ho deciso di iniziare a 16 gradi, che è una temperatura molto bassa per un lievito ale, ma ho letto che con questi lieviti Kolsch si può lavorare anche a partire dai 13-14 gradi. A 3 giorni, come anticipato prima, ho aggiunto il destrosio direttamente nel fermentatore a secco, mescolato un po' e chiuso tutto. A 12 giorni ho raggiunto la densità finale di 1,14, con attenuazione apparente del 78%, un ottimo risultato. Ho iniziato una lagerizzazione che avrei voluto protrarre un po' di più, ma per le tempistiche che avevo ho dovuto fermarmi a 10 giorni. Tradizionalmente sono birre lagerizzate e maturate al freddo. Ho imbottigliato e fatto priming in bottiglia con obiettivo di 3 volumi di CO2. Una carbonazione elevata aiuta molto in queste birre a mantenere un corpo snello e una bevuta facile. In bocca non devono essere percepite come delle bock. Ho stappato una bottiglia 7 giorni prima di spedirle, giusto per verificare la rifermentazione, e questa ha avuto esito positivo. L'aspetto però mi preoccupava un po', perché era molto velata e il profilo non era molto neutro e maltato, ma si percepivano comunque molti esteri. Il giorno della finale è stata giudicata ad appena 3 settimane di rifermentazione. Avrei preferito 3 mesi, ma i tempi erano quelli. Vediamo come si presenta oggi la birra. Adesso lascio parlare le 2 schede dei giudici che l'hanno assaggiata al tavolo. Per l'aroma i giudici hanno dato entrambi un punteggio di 9 su 12.
per l'aspetto 3 su 3, per il gusto 15 su 20, 4 su 5 come mouthfeel e infine 7 e 8 su 10 per le impressioni generali, quindi punteggi finali di 38 e 39 su 50. Questi punteggi sono valsi per far arrivare la birra al tavolo finale. Come per molti concorsi, infatti, il primo turno eliminatorio si basa sui punteggi ottenuti su queste schede. Nel tavolo finale invece le birre vengono giudicate con altri criteri più ampi. Vediamo adesso da vicino le note dei giudici. Aroma. Aroma non particolarmente spinto, presenta note maltate con lieve caramello e note speziate finali, lievi note fermentative scaldandosi. Decisa presenza di esteri con mela rossa e pera Kaiser, una caramellosità di crosta di pane, un tocco di mandorla. Aspetto. Colore ambrato, schiuma beige, trama abbastanza fine, buona persistenza, aspetto lievemente velato, comunque in stile. Ambrata, buona limpidezza, schiuma compatta, fine e di buona persistenza. Gusto. In bocca non pulitissima, ma nel complesso riprende i canoni dello stile, in particolare l'equilibrio finale e una presente percezione retroolfattiva nel complesso in stile. Buona con presenza dei malti, con albicocche e nocciole in evidenza, finale con un tocco fenolico e una buona persistenza. Mouthfeel. Corpo presente, in stile, carbonazione non spinta, forse un filo sotto rispetto allo stile, lieve nota alcolica sul finale. Carbonazione vivace, corpo scorrevole senza pecche di esilità, finale con buona pulizia e un gradevole retroolfatto. Impressioni generali. Birra in stile, non pulitissima, con note fermentative non pulitissime, ma comunque per lo stile ci sta. Ottimo lavoro. Buona esecuzione della tipologia con quel tocco di rusticità che si confà alla tipologia. Bel lavoro sulla secchezza abbinata a malti ed esteri. Queste note sono per me una preziosa fonte di approfondimento e critica sulla birra che ho fatto. Per questo ringrazio i giudici per il loro lavoro e per le note ricche e dettagliate. Ci rivedo un po' le mie impressioni con qualche piccolo dubbio su alcuni punti, ad esempio sulla bassa carbonazione, può essere capitata una bottiglia meno carbonata e il priming in bottiglia con la siringa non è sempre preciso. Sugli esteri e la velatura data dal lievito adesso ho capito che era dovuta al fatto che la birra era molto giovane. Riassaggiandola oggi a 2 mesi, con il tempo il lievito si è depositato bene, oggi appare molto più limpida e anche il profilo è mutato molto, mettendo sempre in evidenza la parte maltata rispetto agli esteri. Oggi il maltato riempie la bocca e lascia nel finale persistere un aroma di caramello tostato che rimane morbido, quasi appiccicoso. Se potessi tornare indietro rifarei la stessa cotta, ma almeno 2 mesi prima. Adesso conoscete perfettamente ogni aspetto di questa mia birra, come è nata la ricetta, la scelta degli ingredienti e nell'altro video potete seguire tutto il procedimento passo dopo passo. Ed infine le note dei giudici, che punteggi a parte sono sempre di grande stimolo e di aiuto per poter continuare e migliorare dove possibile. Se vi è rimasto qualche dubbio o volete condividere il vostro parere, fatelo sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. E ci vediamo al prossimo video.